Before starting, please select your preferred subtitle because the video will continue in Italian, my language. Antes de comenzar, selecciona el idioma en el que deseas tus subtítulos porque el video continuará en italiano. Bentornati a tutti sul nostro canale, finalmente con Giulio ritorna la coppia magica. Riusciamo a fare finalmente un video assieme dopo un po' di tempo, dopo Covid e vicissitudini varie. Eccoci qua. Benissimo, e l'occasione che abbiamo scelto è molto prestigiosa perché abbiamo deciso di fumarci un Cohiba, tanto sulla bocca di tutti in questo periodo. Anzi, non sulla bocca di tutti, piacerebbe che fosse sulla bocca di tutti, ma sulla bocca di pochi, noi, tanto per dire. Sì, insomma, cerchiamo, ma speriamo che tutti possano provare questo sigaro. E nello specifico stiamo andando a provare il Cohiba Ambar. Ma di cosa si tratta? Sicuramente non l'avete sentito tutti. L'Ambar è una nuova uscita di Habanos. Va a completare la linea classica dopo ben 9 anni, infatti l'ultimo sigaro prima di questo è stato il Piramide Extra nel 2012. Questo è uscito ufficialmente, o meglio è stato presentato a maggio 2021, non sono ancora arrivati in Italia, non sono commercializzati da nessuna parte del mondo. Noi fortunatamente ne abbiamo recuperato qualche esemplare col mio ultimo viaggio a Cuba. Grazie ad un amico ho avuto accesso a qualche esemplare non ancora commercializzato. Parliamo di giugno 2022, non so quando erano stati effettivamente rollati questi sigari, ma non tanto tempo prima. Li abbiamo lasciati qualche mese nell'umidor e siamo qui per testarli con voi prima che entrino in commercio. A fra poco! Ciao a tutti! Searching for greatness in a sea of the dying and shameless, a sea of the aimless. I don't wanna be one of the nameless. I'ma wake up with the mindset that one day I'm gonna make it, and I don't think I'll be fine if I don't break my limitations. Don't try to stop me, I exist to write my own story. I'll make a decision if I want some peace or if I want the glory. Yeah, don't want a life that is complacent or possibly boring. I just want a life that is worth every day exploring. My whole life I just wanted someone who would notice me. My whole life I just wanted to be somebody to be. Yeah, I just wanna be great. Yeah, I just wanna be great. Yeah, I just wanna be great. Yeah, 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 I just wanna be great. Yeah, I just wanna be Bentornati, allora partiamo subito Giulio. Tra l'altro Giulio mi suggeriva la possibilità di ascoltare questi video a una velocità maggiore, così per accorciare i tempi, visto che qualcuno Noi intanto ci dilunghiamo. Ogni tanto ci dilunghiamo perché fumiamo un sigaro e dobbiamo andare con calma, no? Giustamente. Però voi, se avete fretta. Iniziamo l'analisi a crudo, quindi Giulio, non so com'è il tuo sigaro. Intanto diamo qualche informazione tecnica. Come si chiama la vitola de galera di questo sigaro, Giulio? Questo è un Placeres. Il piacere è tutto mio. Anche mio, ed è un 53 per 132. 53 per 132, quindi ha qualche parente vicino, ovviamente senza pigtail, ad esempio il Maduro numero 1. Che è un Discretos, sì, esatto. È 50 per 130, oppure un Edmundo, qui siamo forse ancora più vicini, siamo a un 52 per 135, quindi se siete fumatori di Edmundo o di Maduro numero 1 sappiate che questo è un sigaro che come formato gli assomiglia molto. Ok, e proseguendo con l'analisi a crudo, cosa dire? La costruzione e il riempimento del mio sembrano adeguati, non sento né nodi né avvallamenti, mi sembra ben riempito, l'ho tenuto a un'umidità la più controllata possibile prima di questa sera e l'abbiamo fatti assestare appunto da giugno, da quando li ha portati Giulio da Cuba.
una buona capa, direi è un colorato claro, Sì, riflessi rossastri, colorato claro. è ben tesa, non perfettamente, come dire, perfettamente liscia, ha qualche ruga, la mia ce l'ha. Gli aromi a crudo sono molto delicati, si sente ovviamente il buon tabacco, io l'ho tenuto fuori da qualunque scatola e quindi gli aromi sono proprio solo quelli del tabacco, un po' di aromi floreali, di erba fresca, Sì, arriva forse anche un po' di miele. sì, Non sento note dolce, dolciastre. Sarò condizionato dal Reyes sfumato da poco, ma mi ricorda un po' quelle note a crudo. E quindi io direi di procedere al taglio e all'accensione, così vi diamo alcune impressioni. Beh. Ok, bentornati. Giulio giustamente ci teneva a ricordarvi Che volendo il pigtail si può anche srotolare. sì, questa tipica chiusura, no? Col ciuffetto che nello specifico nei sigari di Coiba potete trovare nel Lanceros e nel Robusto Speciale, sempre parlando quindi di linea classica di Coiba, oltre che l'Ambar che uscirà e ai 3 BX. Se ve la sentite potete srotolarlo come se fosse la carta di una caramella, oppure per i meno coraggiosi come me io procederò al taglio. Al taglio. Allora, Facciamo fare taglio accensione a Aurelio, che lui è lo specialista. questa è la scusa per farsi servire, vedi? Allora, io farei un taglio abbastanza tranquillo. Guarda come è venuto via bene però. È venuto via perfettamente e provo subito il tiraggio. Buono? Tanta roba, arrivano delle belle note. Ho sentito una leggera nota di cuoio, mi è arrivato un attimo. Sì, diciamo che già nel tiraggio così a crudo si sentono un po' più di note aromatiche rispetto a quello che abbiamo provato al naso. Vuoi srotolare tu? Proviamo a srotolare. Giulio vuole fare il coraggioso. Coiba, così, no? Male non li fa. Vediamo un po'. Vediamo un po'. E tira perfettamente, ragazzi. Quindi se vuoi far vedere, togliendo, diciamo, srotolando il sigaro, rimane proprio un buchino, Quasi non si vede, come averlo punciato ma c'è. rispetto al taglio classico. Poi magari lo taglierò anche, però intanto Va bene, procediamo senza indugio all'accensione. Io ho portato queste cedrelle che ho usato nel video del Coiba 55esimo anniversario. una bella raffinatezza. Una Questo bella fa molto raffinatezza. Habano Sommelier. Questo fa molto Habano Sommelier, io non mi padroneggerò. Tra l'altro ci sono puristi che dicono che non vada srotolato neanche, anche se è una tradizione, in generale non vada neanche punciato, perché il fumo si concentra troppo verso un unico punto e quindi potrebbe creare magari dei problemi aromatici. Queste sono visioni, io generalmente taglio, qualche volta puncio, quando ho qualche pigtail, qualche volta srotolo. Bisogna dire anche che se voi andate magari in qualche mercatino si trovano parecchi puncher di stampo soprattutto inglesi, perché una volta il puncher era qualcosa che usava molto, quindi non è una novità come magari il taglio a V degli ultimi tempi. Il punch è qualcosa che si faceva, si è sempre fatto, quindi certo su calibri normalmente più fini, anche perché nella storia i Sepos si sono ingranditi, no? Prima erano normalmente sigari molto più sottili, più corti senz'altro, ma anche molto più sottili, però io ve lo consiglio, io proverò adesso a fumarlo così magari facciamo una fumata che potrebbe essere anche un po' comparata con la differenza di taglio. Oggi vale la pena di fare un po' i puristi, via. Io intanto che Giulio parlava mi sono concentrato sul taglio. Lo lascio fare. Il bello di queste cedrelle è che bruciano lentamente, insomma valgono il loro prezzo, visto che non costano 2 lire, ma fanno più che bene il loro lavoro. L'accensione è perfetta. Adesso accendiamo anche il tuo. Diciamo che l'anello esterno è stato acceso. Poi io provo magari intanto la tua bestia, allora lì. Vai, perché ha una fiamma regolata. Un po' potente, ma tu.
e soprattutto è anche poco regolare. Vabbè, Vabbè, piano piano prova. basta Questo tenere un po' è, di è stanza. l'accendino che mi ha tradito nell'ultimo video, che no, tienilo dritto perché sennò si ustiona lui. Cerchiamo. Anche perché va a sbalzi. Adesso si è stabilizzato. Molto bene. Allora aspetto Giulio intanto, nel frattempo uso questa Aspettine, ci va un po'. tecnica per far prendere aria al sigaro e completare l'accensione. Addirittura questo movimento è fin troppo veloce, bisognerebbe proprio solo muoverlo così. Io da buon mancino. Non l'ho ancora provato, ma già le note che arrivano dal piede sono ottime. Mi sa che ci aspetta una bella fumata. Beh, speriamo bene, perché non lo abbiamo detto, questo è un sigaro che non è ancora in circolazione, non si sa bene quanto costerà esattamente, ma l'ordine di grandezza è molto chiaro. Andiamo sui centinaio di euro. 100 euro circa costerà questo sigaro. Dipendendo dai vari mercati, euro più, euro meno, Cuba incluso però, perché molti vogliono sapere se gli aumenti di prezzo hanno riguardato anche Cuba e la risposta ahimè è sì. Anzi, io non ho ancora visto un catalogo ufficiale, ammesso che esista, e purtroppo a Cuba pare che l'aumento di prezzo non abbia riguardato brutalmente solo alcune marche come nel resto d'Europa, ma che abbia toccato anche un po' tutte le marche, che da un certo punto di vista siano di più quelle che siano state toccate da un aumento di prezzo piuttosto drammatico piuttosto che no. E lo scopriremo andando a Cuba. Comunque sì, siamo su un centinaio di euro di prezzo del sigaro. In linea, diciamo, quindi con le altre referenze della linea classica, come un Piramide Extra o un Siglo VI, che più o meno si dovrebbero assestare anche lì, qualche euro più, qualche euro meno, intorno a questo ordine di grandezza in tutta Europa ormai, quindi diciamo in tutto il mondo. Bene, ti ho aspettato, Hai fatto adesso bene. dobbiamo provare il primo puff. Come sempre io farò un puff alla rovescia. E io ti seguirò. E adesso sentiamo la prima nota. Beh, a me già sta arrivando una bella intensità. Sarà il taglio e ti faccio anche vedere una cosa, guarda che bel fumo blu. Ma infatti, non so se è grazie alla luce che hai ricreato, ma le volute blu che sta facendo questo sigaro sarebbero da fotografare. Questa è da copertina di libro, eh? Sì, assolutamente. Allora, prima di proseguire con la fumata e darvi delle valutazioni, vi lascio con questo pensiero. Se esiste proprio il piacere del sigaro che parte fin dai primi minuti, cioè dalla vista, dal tatto, questa capa non l'abbiamo detto, ma è anche setosa, oltre che essere molto bella, ma persino il braciere e il fumo che sta sprigionando questo sigaro sono da rimanere ipnotizzati. Va bene, direi che ci sentiamo tra un po', noi ce lo godiamo con calma. Un'ultima nota triste, e prima di rivederci fra poco, berremo solo acqua, come impone una degustazione seria. Oggi ci impegniamo. A fra poco. Bentornati, siamo un po' più avanti, come sempre indovinate chi è più avanti, chi è più indietro. Giulio è un fumatore lento, Io sono lento. per definizione. Mi godo la fumata, abbiamo questo stile. Io sono nel pieno del secondo terzo, quasi verso la fine del secondo terzo. E io ci sto entrando praticamente. Il sigaro fuma molto bene. Abbiamo fatto alcune chiacchiere o alcune osservazioni a telecamere spente. Che vi abbiamo risparmiato, ma adesso ve le riassumiamo. Anche perché alcune delle cose che abbiamo detto erano vietate Sì, assolutamente. magari c'è qualche metafora un po' ardita. Esatto. Beh dai, allora le prime valutazioni che possiamo fare riguardano la costruzione e il tiraggio. Giulio ha fatto un esperimento proprio da poco, ha provato a tagliarlo, quindi dopo il primo terzo, diciamo, fatto interamente solo con quel buchino che vi abbiamo mostrato all'inizio, adesso ha tagliato, cambia proprio tutto, cambia il Sì, registro. Bisogna dire cambia molto. Aurelio mi esprimeva, diciamo, toni più delicati, più aromaticità, un po' meno forza, invece io l'ho sentito forte sin da subito, probabilmente appunto dovuto alla concentrazione per il taglio, così dire, col buchino, un fumo molto più concentrato
quindi arrivava con maggiore potenza e forse un po' meno ampiezza aromatica, dico. Invece da un po' che invece l'ho tagliato anch'io, rendendo una fumata più classica, mi riconosco già un po' di più nelle note che trova lui, se no c'era una discreta differenza. E proprio in merito alle note sono queste. Allora, abbiamo detto la qualità è sicuramente altissima. Il fumo non è molto corposo, è abbastanza soave, abbastanza evanescente. Anche l'idea che mi dà di persistenza non è forte, cioè non mi sta appesantendo la bocca e il naso. Si riesce tranquillamente a fare anche una fumata retronasale con questo sigaro. Il ventaglio aromatico va dal legno ma anche alla frutta secca, note erbacee, ma la particolarità che ho ravvisato fin dall'inizio, queste erbe aromatiche che anche con Giulio ha sentito, che è una nota molto particolare, cioè parliamo proprio di aromi molto complessi che si sposano molto bene. Un sigaro sicuramente di carattere, comunque questo è un sigaro che si fa rispettare al termine di una bella cena, insomma. Sì, sicuramente. Io l'ho definito un po' l'erede di nuova generazione del robusto di Coiba, perché condivide molte cose sulla tipologia di fumata e insomma potrebbe essere la nuova versione del robusto, per quanto il robusto c'è sempre, quindi cos'altro dire? Beh, sicuramente abbiamo fatto anche una veloce valutazione del prezzo, non vogliamo addentrarci in questo argomento assai spinoso, però che non ha soluzioni peraltro, perché i punti di vista sono molteplici. Assolutamente. Abbiamo valutato che questo è sostanzialmente, insieme al Coiba 55esimo anniversario di un nostro precedente video, che linkiamo come sempre in descrizione, di fatto il primo sigaro che arriva già col prezzo aumentato. Cioè, per quanto sia stato presentato nel maggio 2021, quando arriverà sul mercato possiamo sperare e auspicare che magari nel 2023 si inizino a vedere delle scatole. Abbiamo detto che scatole, forse no, non abbiamo parlato. No, non abbiamo detto, verrà presentato il condizionamento, per ora previsto è in scatole da 10, quindi delle boîte nature verniciate. Per intenderci, se avete visto anche le foto, adesso metterò qua qualche foto delle scatole che si vedono un po' in giro, e poi pare che facciano la card box con 3 tubi, quindi uscirà sia in tubo che nella scatola da 10. Quindi un millino la scatola da 10, dai, probabilmente sì, costerà intorno ai 1000, tra i 900 e i 1200 euro, forse più vicini ai 1100-1200 euro. Cos'altro? Dicevamo che appunto stavamo ipotizzando quanto sarebbe potuto costare se fosse uscito 6 mesi, un anno fa, e probabilmente si sarebbe avvicinato al prezzo di un siglo, magari di un siglo sesto leggermente più basso. Diciamo che le indiscrezioni sono che stia su quel range di prezzo attuale, quindi tutto lascerebbe presagire che anche prima sarebbe costato come più o meno un siglo sesto, dai. Quindi quello è il range di prezzo. Poi se guardiamo la quantità di tabacco, probabilmente un pochino meno, perché il siglo sesto ha più tabacco, è un formato più grande, un 52x150, questo comunque ne ha un pochino di meno, però quello dovrebbe essere il range di prezzo. Sì, non so il tuo esemplare, ma io confermo la progressione che sto sentendo, appunto partito medio, come prevede la marca, come prevede anche la tipologia di sigaro, sta tendendo a aumentare, ma molto lievemente, cioè se questo sigaro è previsto avere una forza da medio a forte, il forte forse lo raggiungerà proprio nell'ultimissima parte. Però, complice anche il fatto che non ha questa persistenza e questa pesantezza il fumo che ti impregna la barba, ecco, i baffi, cosa che succede con altri sigari. Se li avete. Se li avete, io li ho fatti crescere apposta. È un sigaro molto aromatico, molto leggero. Giulio dice giustamente è un sigaro per una buona cena, vista l'importanza del sigaro, dopo una buona cena, ma non di certo dopo una grigliata di carne, no, come potrebbero consigliare altri sigari. Dopo una grigliata, un bel partagas in adamas. In adamas. E quindi continuiamo a goderci questo sigaro, sì. Che dire. Il mio esemplare è probabilmente partito un po' più forte, probabilmente per la questione del taglio, che ripeto ha una bella importanza. Poi magari una volta facciamo una puntata sull'influenza dei tagli, almeno su quello che si dice, perché anche qui ci sono tantissime versioni differenti, però il mio è partito forse un po' più forte
però è un sigaro comunque che, ripeto, io lo definisco genericamente carattere, un sigaro che si sente, si fa sentire, una discreta corposità, una bella intensità aromatica sin da subito, nicotinica ce l'ha comunque, quindi è sicuramente un bel sigaro. Adesso 100 euro, questi sono i nuovi prezzi, volete fumare questo, fa questa cifra. Diciamo che sicuramente non sono soldi buttati. Certo, ci sono fumate più economiche e altrettanto valide, quindi sicuramente è un sigaro per occasione, del resto nasce per essere un sigaro per occasione. Però, per quanto è un sigaro caro, se la qualità di questi prodotti verrà mantenuta, e non ho motivi per pensare il contrario, investire 1 migliaio di euro per una scatola di 10 questi sigari non è una cosa così fantascientifica. Metteteci anche il componente coiba, che fa sì che questi sigari possano solo aumentare il loro valore nel tempo, sia in termini di qualità, di aromi e di affinamento, che di valore intrinseco del prodotto. Quindi non è come nella fumata del Reyes, l'ultimo video pubblicato, in cui avevo più perplessità sul valore del prodotto. Questo è un sigaro che comunque, per quanto parte caro, ci farei ben più di un pensierino, ecco. Il Reyes sicuramente certi prezzi scontano comunque il formato del sigaro, parliamoci chiaro, con sigari così piccoli, così veloci, 30 euro e sono di più che 100 euro per un sigaro come questo, con questa imponenza. Io ora vi voglio fare un po' di invidia. Io ero a La Habana a giugno e per tutta una serie di, chiamiamoli come vanno chiamati, casini valutari che hanno fatto a Cuba, alla Cigar Lounge dell'Hotel National di recente apertura, ragazzi, i Reyes costavano l'equivalente di 2,5 euro. Quindi io andavo lì e mi facevo un Reyes dietro l'altro, come fossero delle noccioline, e lì sì che c'era una soddisfazione pazzesca. Vabbè, però questo non è invidia, è fastidio quello che ci fai uscire. Adesso probabilmente sì, 2 euro, 2,5 euro, quello che era a seconda del cambio del momento, era un sigaro veramente regalato. $30 è un prezzo impegnativo per un sigaro così basso. Probabilmente la verità, se non stava nei 10 euro di prima, magari poteva stare nei 15, ecco. Però su sigari così piccoli generalmente si fa fatica ad accettare certi prezzi. Vale anche per i siglo 2, i siglo 1 di Coiba. Un sigaro così, secondo me, è quasi fuorviante guardare il prezzo. È un sigaro buono, è un sigaro da occasione, quindi se potete ve lo fumate. Assolutamente. Se no, si vive anche fumando altre cose, però sicuramente è un buonissimo sigaro, parliamoci chiaro, fresco peraltro, quindi questi dobbiamo vedere tra un paio d'anni, questi sigari daranno sicuramente il meglio. Non vi sappiamo dire quanto freschi, però sicuramente più di 3 mesi ce li hanno. Sì. Beh, ma non è un sigaro fresco, non ci sono scontrosità o note ammoniacali di un sigaro fresco. Pronto. Questo è un sigaro prontissimo. Di sicuro non è nel momento in cui può offrire la sua massima aromaticità, richiede sicuramente un affinamento, ma questo è comune a tutti i sigari abbastanza recenti. Però io adesso mi stavo soffermando sulla cenere, per quanto sia tendenzialmente chiara ma non così omogenea, non so se si può vedere del video, è molto compatta. Voglio fare una cosa che normalmente non faccio. Questa è successa da solo e per fortuna non sul tappeto, quindi volevo giusto far cadere la cenere. Data la grande. Volevo aumentare un po' la temperatura del braciere, cosa che faccio con qualche puff ravvicinato. Confermo che il fumo non diventa scontroso. Fare questo esercizio di fare qualche puff ravvicinato aumentando velocemente la temperatura del braciere porta a creare subito un accumulo di umidità nel cannone e un aumento dell'amarezza. Non succede con questo sigaro, rimane sempre su note dolci. Ecco, questo forse non l'abbiamo detto. Io ho sentito fin dall'inizio una leggera dolcezza accennata
e una leggerissimissima amarezza per niente fastidiosa, quindi un contrasto interessante che gioca su queste due note. Vedo dei libri lì vicino, Giulio, tra l'altro. Che cos'hai lì? Sì, abbiamo un po' così, un po' di grandi classici, antichi e moderni, perché abbiamo un Mirronnet, sul quale comunque si studia sempre volentieri. Tra l'altro stiamo anche attendendo quella che possiamo chiamare la nuova versione del Mirronnet, no? La versione, diciamo, cartacea di Cuban Cigar Website. E l'Habano moderno. Sì, e l'aspettiamo, e quindi dovrebbe essere una sorta di Cuban Cigar Website cartaceo in varie versioni più o meno lusso che continuano sostanzialmente Mirronnet. Poi abbiamo anche qui un grandissimo classico di nostri amici, perché abbiamo da un lato la storia del sigaro di Luigi Ferri, una sorta di enciclopedia vivente del sigaro, della sua storia, veramente un libro a tutto tondo che vi consigliamo. E poi abbiamo il libro del nostro grande amico Francesco Minetti, Il sigaro cubano, che parla della sua esperienza a Cuba e nel quale addirittura abbiamo avuto l'onore di essere citati anche noi, quindi facciamo, diciamo, uno scambio culturale di citazioni, ecco. Sì, un bel tris, perché abbiamo un libro molto bello fatto di esperienze personali, aneddotico, quello di Francesco, un'enciclopedia tutto tondo molto tecnica che va dalla coltivazione, insomma copre veramente tutti gli argomenti, lo scibile sul tabacco, che è quello di Luigi Ferri, e un libro un po' più didascalico che fa da ottimi riferimenti anche per i sigari vintage, che è il Mirronnet. Con questi 3 sigari potete coprire un bel ventaglio di... Diciamo che ce ne avete. Bene, io direi che siamo pronti a trarre comunque delle conclusioni, non credo che ci riserverà sorprese o virate troppo drastiche verso la fine. Quindi il mio punto di vista, vediamo se Giulio la pensa come me, è di un sigaro sicuramente già pronto, molto complesso, molto interessante, che richiede un minimo di esperienza, molto lontano da quello che è il mondo ad esempio dei sigari italiani, se vogliamo fare un paragone. Questo perché lo dico? Perché se dovessi incontrare un amico che fuma prevalentemente sigari toscani, mi chiedesse, come spesso ci succede, che sigaro mi consigliate per approcciarmi a un sigaro cubano, probabilmente, anzi sicuramente non gli consiglierei questo, perché sarebbe un contrasto in termini di forza, con maggiore aromaticità, meno forza, a meno che di non trovarmi di fronte a una persona particolarmente curiosa. Un sigaro di cui non voglio esprimere giudizi sul rapporto qualità-prezzo fin tanto che non ci sarà qua in Italia, e quindi non ha ancora senso farlo senza sapere quale sarà il suo prezzo definitivo. Però costruttivamente, visivamente, aromaticamente impeccabile, un ottimo lavoro da parte di Habanos, niente da dire. Sì, un sigaro per esperti, nel senso che bisogna essere capaci di apprezzare certi aromi e certi sapori che si sprigionano. È un sigaro, se volete, invece per neofiti dal punto di vista della facilità nella meccanica della fumata. Noi adesso parlando lo abbiamo per forza acceso qualche volta perché parliamo, ma è un sigaro che brucia perfettamente, che non ha alcun problema di nodi di nessun tipo, del resto è quello che ci si aspetta da un Cohiba. Io vi devo dire che in questi ultimi mesi ho fumato parecchio bene, perché essendo stato giù a La Habana e sapendo dell'aumento di prezzi che c'era in circolazione, mi sono dedicato a fumare tutta roba così, i Robusto, i Cohiba, Siglo Sesto, Piramide Extra, quindi ho fumato roba di questo tipo e devo dire che comunque sia che se ne dica, poi tornare indietro un po' si sente, per quanto si fumi bene anche in altri modi, si fuma, tutti i sigari hanno un loro momento, a noi che non sempre, ma qual è il migliore? E noi diciamo sempre il migliore dipende dalle circostanze, dipende dalla situazione, come dire, se è migliore una carbonara, un pollo, è migliore un piatto di nouvelle cuisine piuttosto che un piatto da trattoria, dipende dalla circostanza. Sicuramente questi sono sigari che hanno una nobiltà, una dolcezza, una paletta aromatica che si sente, sul quale si va sul sicuro, e a fumarne troppi qualche volta può capitare, è raro ma può capitare, poi dopo ci si abitua e se ne capisce la valenza solo quando poi si torna indietro, quindi insomma se avete occasione fatelo. Lancerei un piccolo contest, visto che Giulio ribadisce le sue visite a Cuba e il livello qualitativo delle sue fumate.
Commentate qua sotto se quella che provate è più invidia o fastidio. Usate una di queste due parole. Io punto all'invidia positiva, ve lo vabbè. dico per portarvi un'esperienza, dato che non è che io anche vado a Cuba purtroppo ogni giorno. A giugno, ripeto, ho colto al volo questa occasione perché era un momento storico in cui andava bene. Ora pare sia già molto più difficile reperire sigari, chiaramente i prezzi sono aumentati, però Cuba è veramente un paese che fa così, quindi oggi è così, domani è differente. In ogni caso è un'esperienza che va provata, noi lo consigliamo sempre. A questo proposito io già avevo scritto un articolo, a questo proposito pubblicheremo poi un video e un articolo su qualche casa dell'Habano a La Habana, quindi seguitelo. Siamo pronti, aspettiamo Sì. l'articolo di Giulio. Sì. Tra l'altro l'articolo a cui accenna Giulio uscirà su Gusto Tabacco e sarà scritto da Giulio, in cui ci parlerà dei posti dove andare a fumare a Cuba, quindi molto interessante, e verrà corredato da un video, dai video che ci ha fornito Giulio proprio a Cuba, quindi vedrete e leggerete delle migliori location dove acquistare, dove fumare a La Habana, sostanzialmente a La Habana. Sì. E così potrete condividere l'invidia con lui andando a colpo sicuro sui posti. Sì, vabbè, se volete abbassare un po' il livello di invidia, vi dico che di video ne avevo anche di più, poi mi hanno rapinato, mi hanno fregato il telefono, cosa anche strana di cose che succedono a Cuba, quindi ce ne sono stati un po' di meno alla fine, però qualcuno l'ho anche rifatto. Ho colto l'occasione per andare in qualche casa dell'Habano Extra, visitare qualche amico, visto che insomma fortunatamente abbiamo ancora una discreta accoglienza là, potevano anche accoglierci peggio, visto i nostri trascorsi, ma in realtà insomma È andata bene. siamo ancora risultati. abbastanza ben Vabbè. voluti, insomma ancora, e non ci avvelenano i sigari come fossimo No. due Fidel qualunque. Ecco. Va Anche bene. se tu con la barba un po' potresti. Devo mettere anche il cappellino. Sì, allora. un po' di meno. Va bene, non ci Ok. rimane che ribadire quindi questo che abbiamo appena detto, ovvero leggerete i nostri commenti un po' più approfonditi su queste fumate su Gusto Tabacco e sulle pagine Facebook, sul nostro gruppo, sul nostro blog su Facebook. Riprenderemo ad aggiornare anche il sito presto con i link agli articoli e ai video, e non mi rimane che salutarvi. Ricordarvi di mettere mi piace su questo video se vi è piaciuto, sottoscrivere il nostro canale e premere la campanellina che vi notifica l'uscita dei nuovi video. Questa volta però i saluti li lascio a Giulio. Vi saluto dal team La Excepción, alle prossime fumate, in coppia, separati, quello che sia, noi cerchiamo di incontrarci, se no vedete un video di qui, un video dall'altra parte, e spero ve ne possiate fare una ragione. Ciao a tutti, Buona fumata. ciao.